Comunque chi scrive le descrizioni di questi caffè è un genio. Nel video di oggi assaggeremo tutte le capsule della linea Ispirazione Italiana by Nespresso. Cercheremo di capire se vale la pena almeno una di queste assaggiarle, quale tra queste è la più buona e inoltre il nostro amico detective ci spiegherà qualche parola molto interessante da conoscere se vogliamo migliorare la nostra parte di assaggio in maniera più professionale. Tutto questo in questo video e adesso iniziamo! Via! Come sempre partiamo con ordine. Innanzitutto ci tengo a dire che questo video non è assolutissimamente in alcun modo sponsorizzato né vuole promuovere il brand in discussione. Ora, questo è il terzo di una miniserie dedicata al mondo delle capsule. Tutta la playlist la trovate sotto nelle descrizioni. Ma a chi è dedicato questo video? Principalmente a chi usa già le capsule Nespresso, vuole provare qualcosa di nuovo, oppure chi ha pensato di prendere delle capsule Nespresso ma non sa quale comprare. Ma questo video è dedicato anche a me perché sono veramente curioso di sapere e di capire se il team della Nespresso di assaggiatori è stato veramente in grado di creare così tanti gusti diversi. Quindi partiamo subito nel capire le regole del gioco. Assaggeremo una capsula alla volta e valuteremo il livello di tostatura e la complessità, intesa come la sinergia tra dolce, acido, amaro, i sentori, quanto è complessa, insomma quanto è interessante questa capsula. E adesso iniziamo. Vorrei dire niente, ma ancora non ho capito come aprire queste capsule. Vabbè. Venezia. Credo 100% arabica con Colombia e Brasile, caramello e corpo denso. Wow. Non sento per niente la nota di caramello. Il corpo sì è denso. Per quanto riguarda il profilo di tostatura credo che sia un dark da 1 a 10, gli darei un bel 7. Molto corposo, questa nota amaro tendente alla cenere prevale moltissimo su qualsiasi altra parte, quindi complesso direi un 3. Livano, città di Genova, con credo un 100% arabica con Brasile, Colombia e Guatemala, note principali, equilibrato, ok? Con note di caramello e cereali che non è per niente una nota buona o di pregio nei caffè, questo soprattutto quando si parla di caffè specialty, ma assaggiamola. Note di tostato e cereali si sentono anche in aroma. Cereali ci sono, non di buona qualità, sento molto il legno, il corpo è molto basso, il roast level che hanno dato lì è un 6 su 13, quindi un pochettino meno di quella di prima, ma secondo me ci siamo, io gli darei un 6 su 10. A livello sensoriale, corpo molto basso, questa nota di cereale molto intensa e ha delle note legnose, anche un po' speziato, veramente strano per quanto riguarda i caffè che vengono utilizzati, perché il Centro e Sud America di speziato non hanno nulla. Voto complessità, forse gli potrei dare un 4. Arpeggio della città di Firenze prende un po' le caratteristiche, non dice le qualità, quindi le specie che ci sono, ma dice che ci sono delle note fruttate prese dal gusto tipico del nord Italia con le note di cacao del gusto tipico del sud Italia, cremoso, bilanciato, vellutato, vediamo. Roast level che indica qui credo sia un 9 su 13, quindi un pochettino di più di prima. In aroma mi sembra molto più intenso, note fruttate non le sento. Prevalentemente sento il gusto amaro. È un amaro sì tendente al cacao, ma anche un po' di bruciato. Il corpo è morbido medio. Note molto tostate, secondo me è un roast level che può andare 8 su 10, quindi sicuramente più intenso di quelle di prima.
Sento delle note di legno, fruttato veramente zero, poco, al massimo potremmo dire un pelino di frutta secca, tipo le mandorle, ma non ne sono veramente convinto. Quindi una complessità ok, interessante rispetto alle altre, non troppo esagerata, andrei sul 5. Mi correggo, perché nell'ultimo sorso, che non so perché l'ho fatto, ho iniziato a percepire anche un po' di acidità, legata forse a una parte di frutta. Devo dire, quando si raffredda un pochettino di più la tazza, inizia a tirare fuori delle caratteristiche un pelino più interessanti. Forse riesco a salire sul 6. Arpeggio decaffeinato, quindi le stesse caratteristiche a quanto pare dalla confezione. Finalmente un po' di pausa dalla caffeina. A livello aromatico molto simile a quella di prima, anche se si sente un odore un pochettino un po' più interessante, ecco, non riesco a decifrarlo, ma è più interessante. Wow! Decisamente una tazza molto più interessante di quella di prima, e il che è un po' strano. Sento un corpo delicato e soprattutto sento questa nota di cacao molto persistente, ma è una nota di cacao molto interessante. C'è un'acidità tendente a quello della frutta, più sulla parte citrica. Devo dire una tazza molto interessante. Per quanto riguarda i sentori roast, sempre come prima, quindi credo un 8 su 10. Ma a livello di complessità questa tazza è decisamente la migliore che ho provato fino adesso e potrei spingermi a dargli anche un bel 7 su 10. Roma Roast Level 8 su 13 con sentore Woody, legno. Un altro sentore che è decisamente lontano dalla buona qualità. La descrizione è abbastanza complessa perché parla un po' della città, dice che sono Brasile e Messico, Messico interessante, sono curioso di assaggiarlo, ed è un finezza nel corpo con bilancia intensità e finezza per un aroma profondo arricchito di note fresche. Vabbè, vediamo un po', Sento un po' di cacao, nell'aroma. Adesso sento un po' quella parte di bruciato. Cacao, pan tostato, mandorle. Diciamo che è meglio di quello che mi aspettavo. Il Messico che è qui dentro mi sembra molto interessante. Di note di legno non sento particolarmente tanto. Sì, prevale l'amaro rispetto agli altri gusti, anche se l'acidità è in secondo piano e diciamo che bilancia un po' questa grande amarezza. È una tazza che direi a livello di roast level, per il mio punto di vista, è anche inferiore ad alcuni di prima, perché gli darei un 7 su 10. A livello di complessità mi interessa molto, c'è una buona acidità. Oh raga, devo dire che questa miscela mi ha fatto ricordare un espresso che ho assaggiato in una piazza vicino al Vaticano, in un bar a Roma. Cioè, su questo secondo me ci hanno preso. È difficile da spiegare questa cosa, però diciamo che rispecchia un po' il profilo dei caffè in centro Italia. Un corpo equilibrato, medio, questa acidità presente che comunque bilancia un po' l'amarezza. Devo dire che a livello di complessità gli potrei dare un 7 tranquillamente. Raga, scusate un attimo l'interruzione, ma quello che è appena successo è qualcosa di veramente interessante e ci tenevo a spiegarlo. Ma prima mi raccomando, non ti dimenticare di mettere un like e soprattutto, se ti piacciono queste tipologie di contenuti, di iscriverti al canale. A voi non costa nulla, ma per noi è molto importante. Inoltre rinnovo l'invito a iscriverti alla nostra chat Telegram. Il link lo trovi proprio qui sotto. Lì potrai vedere il retroscena dei video, ma soprattutto poter parlare con me quando vuoi. Il fenomeno che è appena successo avviene spessissimo durante
durante le analisi sensoriali. Ma per comprenderlo meglio dobbiamo capire bene qual è la differenza tra stimolo e percezione. Con la parola stimolo intendiamo tutto ciò che arriva a noi dall'esterno o dal nostro interno e che noi riusciamo a captare attraverso i sensi. La percezione invece è la contestualizzazione di questi stimoli. Questo meccanismo si chiama trasduzione e avviene ogni qualvolta noi mangiamo o assaggiamo un qualcosa. Quello che avviene una volta che noi percepiamo questi odori, questi gusti e questi messaggi vengono spediti al nostro cervello, il nostro cervello apre due aree ben distinte. La prima, la corteccia frontale, che contestualizza la situazione. La seconda invece si apre il sistema limbico, quello dedicato alle emozioni e ai ricordi. Vi è mai capitato ad esempio di annusare un profumo e subito ricordarvi di una persona o di un'emozione ancora prima di aver capito esattamente di che profumo si tratta? Beh, se sì, mi raccomando, scrivetelo sotto nei commenti. Questo è un meccanismo bellissimo, tanto che se vogliamo imparare ad allenare un pochettino il nostro naso, creare delle emozioni su dei profumi potrebbe essere un ottimo punto di partenza. Ma adesso torniamo al video. Napoli, questa mi spaventa. Roast level dichiarato 13 su 13, non avevo dubbi, e parla di robuste dell'India e dell'Uganda che vanno a creare questo corpo vellutato cremoso con un corpo estremamente denso, piacevoli e con retrogusto amaro. Un po' mi fa paura sta miscela. Credo che tra tutte, in maniera totalmente onesta e sincera, è quella che io di certo non prediligo. Però, vabbè. Si sente la robusta dall'aroma in una maniera stratosferica. Livello di roast, flavor, penso anche io, 9-10 su 10, decisamente. Corpo intenso, cremoso, sì, ma molto amaro, tendente al bruciato. L'amaro che si percepisce prevale su qualsiasi altro gusto perché non c'è né dolcezza né decisamente acidità, e questo amaro per il mio gusto personale non è per niente piacevole, ma è molto più tendente al bruciato. Posso capire però il concetto dietro questa capsula, che decisamente rispecchia il gusto e il sapore del classico caffè nel sud Italia, centro-sud Italia, molto caratteristico. Diciamo che è molto italiano come gusto, quindi su questo devo dire che hanno fatto decisamente un ottimo lavoro. Poi, chiaro, c'è a chi piace meno. L'amaro in questo caso è super persistente. A livello di complessità qui non abbiamo niente, perché la nota principale è semplicemente amaro. A mio giudizio qui io gli darei un 3-4. L'unica parte buona è forse legata al corpo rispetto alle altre che ho giudicato prima, ma nulla più. Questo è il massimo che gli riesco a dare, 4. Ristretto, roast level 10 su 13. Qui c'è un po' di confusione nelle scritture perché devo dire che hanno avuto un bel po' di fantasia. Hanno scritto tostatura lunga per generare... Cos'è che c'è scritto? Limitato bensì interpretare la nostra versione migliore. Una tostatura lunga per dare corpo, una breve per la freschezza e le note fruttate. Questo tipo rappresenta un po' quello che è l'ideale del caffè in Italia, perché noi italiani amiamo il caffè ristretto e qui c'è un mondo da aprire che veramente vorrei dire e parlare sul perché in Italia si bevono sempre caffè ristretti. C'è un bel concetto da spiegare, ma assaggiamo. L'aroma, devo dire, si sentono delle note di tostato, sì, c'è un po' di cacao. Non è per niente malvagissimo. Adesso sento delle note di legno, ma c'è anche qualcos'altro. C'è del cacao
C'è del legnoso, sì, ma delicato. Una piccola nota acida che bilancia un po' l'amarezza, ma c'è anche della dolcezza nel retrogusto, più legata alla parte di cioccolato, frutta secca. Devo dire che è molto bilanciato e interagiscono bene acidità, amaro e dolcezza. In questo caso percepisco molto la dolcezza delle mandorle, quindi molto interessante. Il corpo è morbido, delicato, vellutato. Raga, al contrario di ciò che pensavo all'inizio, questa mi sembra anche questa una capsula realizzata bene che rappresenta proprio un gusto più o meno classico di quello che potrebbe essere l'ideale, il normale di una tazzina di caffè in Italia al bar. Adesso percepisco nettamente dei sentori di liquirizia. La liquirizia molto spesso quando percepiamo dei sentori di liquirizia è perché c'è dell'ossidato o perché magari il macinino non è stato pulito bene, questo quando avviene nei bar. Quindi un po' è da capire, però diciamo che rispecchia un po' quella che è una tazza classica di un caffè al bar normale in Italia, average, tranquilla. A livello di roast level qui anche io andrei sul 7-8 su 10 e a livello di complessità però se la devo pensare a mio gusto personale andrei sul 5-6. Se la devo pensare in un contesto legato a un mercato Italia, ecco un 7-8, non male. Casar dedicato alla città di Palermo. Corposo, intenso, con sentori speziati, legni aromatici, roast level 12 su 13. A livello aromatico sento il classico sentore della robusta, del legno sì, e ripeto, il legno non è credo un pregio nei caffè, è un sentore molto legato alla robusta. Legno, si percepisce tantissimo la nota di legno e bruciato, una tazza molto amara, amaro, bruciato, legno, cenere, una tazza che a livello di complessità aromatica credo sul 3 e a livello di roast level 10 su 10 nettamente, questo è il giudizio. Ma facciamo un attimo una somma di tutto quello che abbiamo visto e adesso vi dirò qual è la mia preferita e il perché. E siamo finalmente giunti alla fine e devo dire che tra tutte quelle assaggiate, quelle che secondo il mio punto di vista hanno colpito più nel segno sono state la Ristretto, Roma e poi l'arpeggio decaffeinato. Queste tre principalmente non tanto per il gusto eccetera, ma perché secondo il mio punto di vista devo fare i complimenti al team di assaggiatori della Nespresso perché hanno replicato un gusto molto presente in Italia, hanno beccato in pieno quello che è l'ideale di quel tipo di gusto, di quel tipo di mercato. Non so se mi sto spiegando. Lo hanno fatto anche con la Napoli, non fraintendetemi, però diciamo che avendo quella nota amara che prevale su qualsiasi altra parte, non è per niente complessa, diciamo che potrebbe essere un gioco un po' più semplice, mentre le altre che hanno un bilanciamento di gusti, c'è una complessità eccetera, hanno proprio colpito nel segno perché hanno rispecchiato quello che è un mercato o un punto di riferimento in Italia, nel Ristretto ma come nel Roma, altrimenti io non avrei evocato quel ricordo, quel pensiero, quella memoria quando ho assaggiato quella capsula, quindi complimenti per questo. Ma ora sono curioso di sapere da voi cosa ne pensate. Secondo voi sono stato giusto in questi giudizi? Ho valutato bene le capsule? Quale di queste capsule è quella che voi utilizzate a casa? Insomma, scrivetemi tutto nei commenti qui sotto. Io al momento mi fermo qui, grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!